Rosso deserto, caldo di giorno, freddo di notte. Ripartiamo verso l'ignoto, il nulla intorno a noi. Ci dirigiamo verso Alice Springs, quella che sembra essere una città qualunque, o quasi. Si trova in mezzo al rosso deserto australiano, è un ottimo campo base per visitare la zona. Decidiamo di passare qui la notte prima di ripartire verso il Katajuta National Park. Direzione Uluru. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you missed your ride? 'Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. You gotta know, every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. I know you didn't ask for any of this, but we reach for the sky, as we're flying colors. Buongiorno a tutti, ci troviamo a Uluru. e 05 della mattina e noi stiamo andando a vedere l'alba sorgere dal Katajuta. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world gone bad. Siamo arrivati alla Wind Valley o Valley of the Wind. È lo stesso. Siamo pronti ad affrontare questo loop di 7 km. Katajuta è un gruppo di monoliti di arenaria. Il nome Katajuta in lingua aborigena vuol dire molte teste, data la forma della catena montuosa. Si trova lungo la Docker River Road, a 30 km da Uluru. La più grande delle 36 teste che formano il Katajuta è il Monte Olga, alto 1069 metri. La parte orientale di Katajuta è totalmente off-limit, sia per i turisti sia per le donne native. Uluru è la punta di un massiccio blocco d'arenaria, vecchio più di 600 milioni di anni. William Goss gli diede il nome di Ayers Rock, in onore del premier del South Australia, Harry Ayers. Dal 1984 attira ogni anno migliaia di turisti, alcuni dei quali, contro il volere degli aborigeni, che lo considerano un luogo sacro, lo scalano fino in cima. Tanti lo possono raccontare, altri invece no, come lo testimoniano le varie croci alla base di esso. Da ottobre 2019 è stata vietata la scalata.